Ciao a tutti, io sono Elvis e questo è il podcast Malasan dei Caduti, il canale YouTube dedicato al mondo Malasan, ma non solo. Infatti oggi vorrei discutere con voi di Contrappasso, scritto da Andrea De Logu, edito da HarperCollins, un romanzo uscito già da alcuni mesi, di certo ne avrete sentito parlare, sia perché Andrea lavora nel mondo dello spettacolo, sia perché è effettivamente un gran romanzo. Vi interessa sapere cosa ne penso? Allora investite mezzo secondo del vostro tempo per iscrivervi al canale, un gesto che a voi non costa nulla, ma che per me significa moltissimo. Ok, ci siamo. Contrappasso, parliamo insieme e senza spoiler. Andiamo. Per prima cosa tentiamo di incanalare Contrappasso in un genere, perciò io scomoderei il signor distopico, chapeau, e forse pure un pizzico di signora fantascienza, chapeau. Sbaglierò? Amen. Diciamo che la direzione è quella, ma faccio prima darvi qualche indizio sull'incipit, sulle caratteristiche che l'autrice ha utilizzato per dipingere l'universo narrativo. Ci troviamo nel nostro mondo ma 30 anni nel futuro, dopo che è avvenuto e continua a essere presente a tutti gli effetti il contrappasso. Cosa sarebbe? In pratica, se anche per sbaglio uccidi un animale, muori esattamente nello stesso modo. Esempio, se butto le cicale di mare in padella, muoio bruciato in 3 secondi proprio come le cicale sul fuoco. Non si sa perché sia avvenuto il contrappasso, non si sa come sia possibile, eppure in tutto il mondo la situazione è questa e l'umanità negli ultimi 30 anni ha cercato di adeguarsi a questo nuovo modo di vivere. Attenzione, gli insetti rientrano tra le bestie che non devi uccidere. Questo è il mondo che Andrea ci presenta, con la città completamente dipinta di bianco per riuscire a vedere gli insetti, con gli alberi finti, con la pochissima carne a disposizione che arriva solo ai più ricchi. Insomma, una serie di cose che vengono spiegate mano a mano che la storia prende forma. Io ne sono rimasto davvero incantato perché mette molta angoscia. Se penso di vivere in un mondo del genere, dove devo camminare lentamente, devo stare attento a tutto ciò che mi circonda, mi sale il panico. L'autrice ce lo presenta in modo ottimo, spiegandoci tutto per filo e per segno, cominciando già dalle prime righe si nota il profondo studio che c'è dietro ogni particolare. La vicenda inizia con Sara, giovane giornalista che sta intervistando l'anziano Aaron, il primo uomo che ha capito cosa fosse il contrappasso e che si è adoperato per avvisare più gente possibile. L'intervista è uno stratagemma perfetto per raccontarci cosa è davvero successo nel 2022, ma Sara ha uno scopo ulteriore. Vuole andare oltre e indagare su alcune situazioni poco chiare sul quale deve fare chiarezza, in cui è certamente immischiata la presidente Ava Glassé, ex amante di Aaron. La Glassé è responsabile di una lunga serie di iniziative che ha messo in atto per arginare il problema contrappasso, ma molte di queste sono a dir poco discutibili. Non vorrei soffermarmi oltre sulla trama, mi basti pensare che Sara incontrerà da subito un altro protagonista fondamentale, Robert, che le mostrerà un nuovo modo di vedere la realtà che la circonda, le aiuterà nei suoi scopi e altro che non sto qui a dirvi. Oltre a ciò vorrei dedicare 2 parole a come mi ha fatto sentire questo libro. L'ho comprato in ebook e ho cominciato a leggerlo andando verso il Salone del Libro di Torino e già a quel punto ormai ne avevo sentite di ogni a riguardo. Avevo ascoltato la puntata del podcast dei Bucanieri, avevo guardato la live di Cristiano e Alessandro sul gruppo Facebook Grimdark, entrambe partecipate dalla stessa autrice, perciò mi ero informato molto a riguardo del suo libro. Mi affascinava enormemente questa impronta quasi post-apocalittica che si avverte già dalle prime righe, il world building preciso al millimetro e angosciante per la tipologia. Inoltre i riferimenti al lockdown e alla situazione che abbiamo vissuto nella primavera del 2020 sono moltissimi e sparsi per l'intera lunghezza del volume. Poi ho visto Andrea De Logu al salone e ho potuto assistere dal vivo alla presentazione del romanzo. Ma la cosa che ancor più mi ha intrigato è stato il ritmo della narrazione, veloce, rapido e incalzante. Per non parlare delle emozioni che mi ha fatto provare, cosa davvero inusuale per il sottoscritto, e non bisogna arrivare al finale per avvertirle, si comincia da ben prima.
Ci sono stati momenti in cui sono rimasto letteralmente a bocca aperta, altri in cui sono scese delle lacrime, altri che mi hanno fatto riflettere, mi hanno spiazzato, mi hanno fatto incazzare. Le domande che questo romanzo ti permette di porti sono complesse e difficilmente si trovano le risposte. Ci si trova davanti a dilemmi etici complessi che filosofi e capi religiosi farebbero molta fatica a districare. Questo è un punto fondamentale del libro perché è proprio quello che ti resta quando lo finisci. Passano i giorni e continuo a ripensare a cosa avrei fatto io in alcune situazioni. Concludo con 2 parole sulla scrittura dell'autrice. Andrea scrive in modo semplice, molto scorrevole, con un ritmo, come ho già detto, incalzante e ben scandito. Sembra una cosa banale a sottolineare, invece non lo è affatto. Alcune opere hanno momenti morti o delle parentesi noiose, ma qui non troverete niente di simile. Il plot twist arriva al momento giusto, quando meno te l'aspetti, e quando non c'è il colpo di scena sta avvenendo una ricerca particolarmente interessante. Lo studio dietro ogni virgola di questo testo si nota. Pensate che ha avuto una lunga gestazione di quasi 2 anni. Perciò, in conclusione, complimenti a Andrea per questo bellissimo volume che mi è piaciuto moltissimo e mi ha intrattenuto, intrigato, angosciato e stupito. Chissà, magari un giorno arriverà la tanto nominata serie TV, sarebbe una figata. E voi avete letto Contrappasso? Come l'avete trovato? E se non l'avete ancora letto, dopo questa mia recensione l'avete messo in lista? Avete spazio nei commenti per dirmi cosa vi passa per la testa. Ma prima ragazzi lasciate un like e condividete questo video con qualche amico appassionato di narrativa. Conto su di voi. Vi informo che nel Linktree trovate la mia lista desideri, la mia pagina Ko-fi, la mia pagina Goodreads e tutti i link ai miei canali social. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao gente!